Buongiorno, oggi vi parlo del mal di schiena del cavallo. Mi chiamo Elisabetta Bacaro, sono medico veterinario ettiatra. Cos'è il mal di schiena del cavallo? Quando parliamo di mal di schiena del cavallo, per semplificare questo video parleremo principalmente di due muscoli, muscolo trapezio e muscolo lunghissimo del dorso. In realtà, quando si parla di mal di schiena, non ci riferiamo solamente a problematiche di origine muscolare, ma il mal di schiena del cavallo può derivare da diversi motivi, per problematiche alla pelle, alla colonna vertebrale o ai muscoli. Tra poco ve ne parlerò. Quali sono i sintomi? I sintomi del mal di schiena del cavallo, che sono poi il motivo per cui dobbiamo assolutamente chiamare il medico veterinario per avere una diagnosi, possono essere vari. Di solito il cavallo dimostra di non avere più la volontà di fare gli stessi esercizi che faceva nei giorni precedenti. Per esempio, quali? Per esempio il lavoro ad una sola mano, un circolo a mano destra che risulta particolarmente rigido. A volte ci sono delle manifestazioni molto più importanti che possono essere la sgroppata, il rifiuto del salto o, ripeto, un rifiuto magari di un lavoro specifico, quali può essere uno stop, uno spinning o qualche lavoro particolarmente difficoltoso nel caso di mal di schiena. Nella mia vita lavorativa incontro spesso cavalli che si rifiutano di fare la salita piuttosto che la discesa, ma diciamo che in percentuale la salita è quella che sicuramente risulta più difficile in caso di mal di schiena. Questi sono tutti sintomi attraverso i quali il cavallo cerca di dimostrare che c'è qualcosa che non va, per cui, ripeto, si richiede la visita di un medico veterinario per avere una diagnosi. Quali sono le cause del mal di schiena? Abbiamo detto all'inizio che le cause del mal di schiena possono essere legate per esempio a un problema della pelle, un'abrasione, la cosiddetta fiaccatura, un termine molto noto nel nostro ambiente. Per esempio la sella, una sella stretta o anche un sottosella non ben lavato e pulito può portare a un'abrasione o anche a delle vere e proprie ferite, principalmente nel garrese, creando la cosiddetta fiaccatura. Questo ovviamente genera un dolore, a volte anche un'infiammazione molto importante. Può esserci, sempre a causa di una sella non della taglia giusta, della misura giusta, una pressione a livello sempre della regione della paletta che può generare anche questa uno sfregamento della pelle. Insomma, è importante capire che la sella deve essere ben appoggiata e non deve provocare abrasioni. Le stesse abrasioni del garrese possono essere portate anche dalle coperte, quindi stare sempre attenti che la pelle non sia in nessun modo ferita o comunque rovinata. La mancanza di pelo è sicuramente un primo elemento che ci deve mettere in allerta prima ancora di arrivare a vedere un'abrasione, una ferita vera e propria. Un'altra causa di mal di schiena è quella legata, diciamo, alla parte ossea del cavallo, allo scheletro, quindi alla colonna vertebrale. Possiamo avere proprio una vera e propria artrosi e qui, ripeto, dobbiamo comunque affidarci al nostro medico veterinario. E un'altra causa invece può essere la Kissy Spine, una patologia nota che comprende sempre la colonna vertebrale, ma stiamo parlando in questo momento dei processi spinosi, per cui due processi spinosi contigui che si ritrovano ad essere troppo vicini portano a un dolore alla schiena molto importante. Quali sono le cause del mal di schiena che portano in questo caso invece a un dolore muscolare? Una causa importante è la sella non della misura corretta. Una sella stretta a livello dell'arcione porta ad infiammazione del muscolo trapezio. Ce ne possiamo accorgere, uno dei primi momenti di infiammazione si vedono proprio dal cavallo che diminuisce l'ampiezza della falcata dell'arto anteriore, come si dice in gergo, diminuisce proprio la fase craniale del passo e il cavallo non sempre mostra irrequietezza anche se ha dolore. Una sella stretta a livello dell'arcione di solito porta anche la regione della paletta a spingere nel muscolo lunghissimo del dorso e quindi si può creare un'infiammazione anche nella regione proprio dove c'è il peso, diciamo il peso del cavaliere.
con dei dolori che a volte sono davvero importanti e facilmente rilevabili dal medico veterinario. Un'altra causa di mal di schiena è la zoppia di un arto, parliamo per semplificazione di un arto anteriore. Non è detto che l'arto anteriore destro sia già zoppo o il cavallo ci mostri la zoppia, ma magari c'è già un dolore e il cavallo cosa fa? Porta il suo corpo, i suoi muscoli ad aggiustarsi da un punto di vista posturale e spesso io ritrovo che per esempio il cavallo che ha già una problematica all'arto anteriore destro mostra una dolorabilità anche nel muscolo lunghissimo del dorso dalla parte destra. Il sintomo è quello che vi dicevo prima, il cavaliere si accorge che il cavallo per esempio non gira bene, in questo caso a volte capita a mano sinistra, dalla parte opposta del dolore. Un'altra causa di mal di schiena importante è l'affaticamento muscolare. Cosa capita? Se il muscolo del cavallo va in sovraaffaticamento e quindi non vengono dati idonei momenti di riposo o mi capita di vedere che i cavalli che lavorano spesso su terreni morbidi, per esempio, non lavorano mai in terreni duri, cosa che sarebbe molto utile invece per defaticare il muscolo, si ha praticamente un sovraccarico di lavoro e questo porta a dei dolori che possono ad arrivare ad essere anche dolori molto importanti che richiedono l'intervento del medico veterinario perché il cavallo proprio si blocca nel box e lì non c'è scampo, bisogna assolutamente chiedere aiuto al proprio veterinario di fiducia. L'affaticamento muscolare può derivare da tante ragioni, per esempio anche chi fa dei trekking al passo ma li fa per giornate molto lunghe potrebbe avere il proprio cavallo che va incontro a mal di schiena. Potrebbe anche capitare a chi invece fa trekking con dei forti dislivelli o anche semplicemente a chi fa delle gare, ma delle gare che magari si ripetono per più weekend consecutivi o anche durante un lavoro di passeggiata o anche lavoro da terra. Bisogna sempre controllare di dare il giusto riposo al proprio cavallo per evitare appunto che qualche muscolo e in modo particolare il muscolo della schiena si vada ad infiammare. A volte capita anche proprio per aggiustamento posturale che deriva da altri dolori e altre infiammazioni in una sede diversa da quella della schiena come conseguenza appunto di un adattamento posturale. Come possiamo prevenire il mal di schiena? Prima di tutto è fondamentale avere un programma di lavoro perché, ripeto e l'ho detto anche durante questo video, nel lavoro dobbiamo prevedere del riposo perché il riposo fa parte dell'allenamento del cavallo. Per ridurre la possibilità che appunto al cavallo possa venire il mal di schiena, come abbiamo già detto, bisogna innanzitutto avere una sella della misura corretta. Bisogna allenare il cavallo in modo adeguato in base alla propria età, alla propria capacità di lavoro, in termini di tempo di lavoro e termini di riposo. È importante fare un adeguato riscaldamento. Per i cavalli che lavorano principalmente in terreni morbidi è una buona abitudine fare del passo per riscaldare il cavallo in terreni duri e anche 5 minuti di raffreddamento, quindi al termine del lavoro, sempre su terreni duri. Possiamo valutare l'idea di fare dello stretching, che è sempre un valido aiuto per riscaldare il cavallo e a livello muscolare e anche aiutare a defaticarlo. Una buona alimentazione, quindi dare un apporto di nutrienti importanti e utili proprio per valore nutritivo per i muscoli è fondamentale. E consiglio anche l'utilizzo di un mangime complementare quali la barretta Equibar Mobility che si è veramente verificata come un validissimo aiuto per la gestione del dolore. Ma in quale senso? Nel senso di ridurre l'affaticamento muscolare, quindi è un valido aiuto per evitare di arrivare all'affaticamento. Poi è ovvio, dipende sempre dal lavoro che si fa, però mettere in pratica una serie di accorgimenti e cercare di valutare se il cavallo ha già del mal di schiena può essere un modo per evitare che possa andare incontro a problematiche più importanti. Spero
Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo che quel che è stato detto deriva dalla mia personale esperienza di medico veterinario. Per qualsiasi dubbio vi consiglio di rivolgervi al proprio medico veterinario per avere sicuramente delle delucidazioni. Per quanto riguarda invece la barretta Equibar Mobility, potete contattare l'azienda Guidolin che è a vostra disposizione.